C'è l'amico Alexei che dice: Sommo, ho iniziato Blue Giant, non l'avessi mai fatto. Guarda, ti dirò. Penso che obiettivamente Blue Giant sia stata una delle migliori letture in assoluto nel corso di questi anni. L'ho trovato un gioiello sotto qualsiasi punto di vista. Dal punto di vista artistico, dal punto di vista narrativo, dal punto di vista grafico, dal punto di vista musicale. Ma soprattutto, quello che mi ha colpito è che in realtà non è, come si dice, un fumetto sulla musica, neanche per sbaglio. È forse una delle più interessanti odi a fumetto sulla forza della passione, su ciò che scalda il cuore dell'uomo e lo smuove a prescindere dagli ostacoli che la persona si troverà davanti per provare a raggiungere il proprio sogno. Il protagonista, Dai, è un uomo, è un ragazzo in realtà, che non ha scelto la musica, non ha scelto il jazz, è stato scelto dal jazz, è stato scelto dalla musica. Lui non è uno di quelli che vivendo magari in una famiglia di artisti è nato musicista, non è uno di quelli che magari avendo il papà o la mamma che suonava oppure che cantava aveva già la strada spianata verso, diciamo così, una sorta di talento artistico o verso una strada prefigurata. No, lui è stato letteralmente scelto dalla musica e nel momento in cui ti accorgi che ci sono delle persone che hanno dentro di loro un fantomatico dono, è quello che brucia poi l'animo e il cuore di queste persone, tanto che li porta obiettivamente ad eccellere. È solo dopo che Blue Giant diventa un fumetto musicale sul jazz, ma il vero cuore pulsante di tutto il fumetto, di tutta la narrazione, è proprio la passione bruciante nei confronti di un qualcosa, in questo caso della musica. Se tu avessi avuto la stessa narrazione, la stessa storia, con un personaggio innamorato del calcio, con un personaggio innamorato degli scacchi, con un personaggio innamorato della letteratura, con un personaggio innamorato del filtraggio dell'acqua, faccio proprio un esempio totalmente a caso, avrebbe funzionato lo stesso, proprio perché quello che manda avanti il tutto è l'amore di questa persona nei confronti di un determinato ambito. Dopodiché c'è la musica, chiaramente. E dove sta? Ce l'ho qua. Voilà, eccolo qui. Numero 1. Shinichi Ishizuka, che tra le altre cose è uno di quei mangaka che ha imparato a lavorare come fumettista da solo, è un autodidatta, è uno di quelli che, ecco, è sempre stato un amante della musica, ma in quanto autodidatta, nell'approcciarsi o nel voler fare un fumetto sulla musica, si era reso conto che non era minimamente capace di mettere su carta quello che magari sarebbe dovuto essere un concerto, una persona che suona determinati strumenti musicali, una persona che suona il pianoforte, quindi far sentire in quello che tutto sommato è e rimane un medium muto la musica vera e propria. Allora, prima di provare a cimentarsi con un'opera musicale, lui ha fatto un fumetto precedente, essendo lui anche un amante, per esempio, delle montagne, delle scalate, ha fatto un fumetto dove il protagonista va su per la montagna, fa le scalate, eccetera. E nell'approcciarsi a quel tipo di fumetto, quindi un fumetto molto dinamico, fatto di azione, ha capito che tipo di strumenti tecnici poteva inserire per far emergere in tutta la sua forza prorompente la musica all'interno di un fumetto che per appunto per sua stessa natura è muto. E ci riesce alla grande. Ci riesce alla grande. Io vi posso assicurare che leggendo Blue Giant, quindi leggendo la storia di Dai Miyamoto, che ha come obiettivo, come i grandi battle manga, come i grandi shonen, come i grandi seinen, come i grandi protagonisti di queste storie, ha come obiettivo quello di diventare il più grande jazzista della storia del mondo, voi riuscirete ad ascoltare tutta la musica che prorompe dal suo sassofono. Riuscirete ad ascoltare tutta la musica che esce fuori
dal pianoforte, riuscirete ad ascoltare la musica del batterista che con le sue bacchette percussiona sui piatti e sui tamburi. Perché? Perché Shinichi Ishizuka fa questo tipo di fumetto dove, grazie a pose estremamente plastiche, grazie a un gioco sapiente della camera che riprende i personaggi da varie angolazioni, rende la musica, quindi rende il suonare la musica una sorta di battle manga attivo, dove quindi ogni volta che il protagonista pigia il tasto del suo sassofono, ogni volta che gli altri pigiano tasti sui pianoforti, è tutto talmente attivo che la musica la senti. Quindi nel momento in cui ci sono i grandi concerti, le grandi performance, è proprio questo cambio repentino da una vignetta all'altra di prospettiva, di allungamento prospettico, di linee cinetiche che prorompono, escono fuori dai vari strumenti musicali a farti ascoltare la musica. La musica. E credetemi, la sentirete. E questa è solo una delle grandi meraviglie di questo fumetto. Una cosa nella quale, e poi ritorno a voi, una cosa nella quale mi ha molto colpito di Blue Giant è l'estrema schiettezza nell'affrontare non solo il tema musicale, ma proprio il tema dedicato al talento. Ovvero, spesso e volentieri, in molte storie, anche oggi nel nostro mondo frenetico, noi ci raccontiamo la storiella che se tu ti applichi riuscirai a fare qualsiasi cosa. Che è vero fino a un certo punto. In Blue Giant, Shinichi Ishizuka, l'autore, è molto cristallino nel raccontarti che questa storia ha una doppia facciata, ovvero ti fa capire, perché c'è un capitolo, ci sono vari capitoli che sono molto pregnanti da questo punto di vista, ti fa capire che l'amore per la musica è per tutti. Chiunque, a qualsiasi età, può cominciare a suonare uno strumento, che tu abbia 5 anni, 10 anni, 20 anni, 30 anni, 50 anni, 90 anni, la musica è per tutti, l'amore per la musica è per tutti, però, e questo è quello su cui effettivamente esce fuori prepotentemente questo messaggio, per arrivare ad altissimi livelli, ai livelli più estremi, ai livelli più elevati, o il dono ce l'hai, oppure è meglio che diciamo così, provi a fondamentalmente a capire quali sono i tuoi limiti. Vi faccio un esempio calcistico. Per quanto Gattuso sia stato uno dei centrocampisti che noi abbiamo amato perché era proprio il simbolo della forza e del coraggio che riusciva, diciamo così, ad andare oltre la mancanza di mezzi tecnici, per cui è la grinta di Gattuso che lo spingeva, diciamo così, ad eccellere, quindi a stare al pari degli altri. C'è comunque un abisso tra un Gattuso e un Messi. Messi è quello a cui Dio è sceso in terra, gli ha dato un pallone e gli ha detto fai ciò che vuoi, e tu sei il dio del calcio. C'è un abisso chiaramente tra Messi e Gattuso, per quanto entrambi giochino a pallone e siano due grandi professionisti. Questo in Blue Giant emerge. C'è Dai Miyamoto che si allena per diventare chiaramente il più grande jazzista di tutti i tempi, e lo diventerà, o diventerà comunque uno dei più grandi performer della sua epoca, che riesce a farlo non solo prima da autodidatta e poi sotto la supervisione di varie persone a far uscire fuori il suo talento, ma è perché proprio in virtù del fatto che lui è stato scelto dalla musica, è stato scelto dal jazz, perché quel dono lui ce l'aveva. E a differenza di altri musicisti che incontrerà nel corso della sua carriera, che magari suonavano da quando erano bambini, loro quel talento, quel dono musicale, loro non ce l'hanno. E quindi per quanto si possano sforzare, per quanto possano aspirare a diventare comunque dei grandi professionisti, non arriveranno mai al livello di Dai Miyamoto. Per me è un capolavoro Blue Giant, ve lo faccio rivedere, sul serio. Sono 5 volumoni, ma che si leggono in un paio di giorni. Farete una full immersion, totale tombale. E io ve lo consiglio e non vedo l'ora che esca il seguito. Che esca Blue Giant Supreme, e poi c'è anche la terza serie, Blue Giant Extreme. No, Blue Giant Explorer.
Speriamo che li pubblichino presto, io perché cioè, devo assolutamente vedere come continua. Rimane il fatto che tanta roba, se lo leggete non potete sbagliare. Anche se non mi ispira al mondo del jazz, soprattutto perché non ti ispira al mondo del jazz, lo dovresti leggere. È un po' Blue Giant, faccio questo discorso, è un po' come approcciarsi, perché sul serio è lo stesso tipo di dinamica narrativa, è un po' come approcciarsi a un qualsiasi tipo di Spokon. Non te ne frega nulla se magari, ecco, non ami il calcio, non ami la danza, non ami il basket. Slam Dunk te lo leggi uguale pure se il basket non ti piace, perché è la storia della crescita umana che funziona alla grande. La stessa cosa, ecco, Blue Lock, io con un sacco di persone con cui ho parlato, molti mi hanno detto a me del calcio non me ne frega assolutamente niente, però Blue Lock lo leggo o lo guardo perché c'è un agonismo talmente sfrenato unito al survival game che me lo fa amare. Blue Giant è uguale. Può davvero non fregartene niente della musica. Il punto, come dicevo all'inizio, non è la musica. Il punto è che è un fumetto sulla passione. Quindi, seppure al posto del sassofono quello andava a fare le fotografie in mezzo al nulla, andava bene uguale, funzionava uguale, perché quello è il nucleo di tutto. Quindi leggetelo, fatevi questo favore. Leggetelo, recuperatevelo, fatevi questo regalo e poi sono sicuro che mi verrete a ringraziare, anche perché poi è disegnato veramente in maniera stratosferica ed è quello che colpisce, oltre a tutto, è proprio questo, il dinamismo incredibile che rende vivido, palpabile la musica. E poi, se vi piace, fate lo step successivo. Se non avete mai ascoltato jazz, chiaramente vi andrete ad ascoltare tutto il contrario di tutto. Ma su YouTube, poiché è uscito anche il film di Blue Giant, proprio tipo un mesetto fa, un paio di mesi fa, c'è anche tutta la colonna sonora del film, con tutte quelle che sono le tracce musicali che loro teoricamente suonano nel manga, e quello è veramente sono fuori di testa quelle tracce musicali, quindi ve le andrete ad ascoltare.